Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi sono in compagnia di Fadi e andremo a parlare di muffe sui salami. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, prima di cominciare vi presento Fadi. Fadi è un moderatore esperto del gruppo, della pagina Facebook Salumi Italiani, I segreti del Norcino, mi dimentico sempre, sono parte anch'io integrante del gruppo della pagina Facebook. Però lui è specializzato sulle muffe, è specializzato su tutto, su un po' tutto anche salume. Perché lui è un macellaio, quindi parte già da delle basi importanti. Però lui è specializzato sulle muffe dei salami e andiamo a sentire, visto che le domande sotto ai video dove facciamo i salami, le domande sui vari tipi di muffe, colori, macchie, insomma queste cose qua, ce ne sono parecchi e allora andiamo a parlare di queste cose qui, esatto. Anche magari qualche rimedio, se dovesse esistere il rimedio. Qualcosina c'è, dai. Qualcosina c'è. Allora, io ho delle foto qua nel cellulare che farò vedere pian pianino a lui, così lui le commenterà, non le ha ancora viste, quindi è una sorpresa. E voi vedrete la foto e lui spiegherà la muffa che andrò a far vedere. Comunque, allora si parte comunque dall'inizio che si fa il salame. Ok, una volta fatto il salame si insacca, si mette nel budello. Io ho avuto un ospite in qualche video precedente dove ha parlato della pungitura del salame, sì, no? Per far uscire l'acqua. Lui diceva che forse io non ero tanto d'accordo, comunque ognuno ha le sue idee. La foratura del salame solo sopra e sotto, sì, ci sono tante scuole di pensiero, ecco, diciamo. È giusto, non è giusto? O comunque vedo che io ho sempre forato il salame dappertutto e non è mai successo niente, sono stato fortunato, però sì, normalmente io lo foro col forino. Beh, partiamo dal presupposto che i budelli per parte sono leggermente traspiranti, quindi qualcosina di per sé già loro buttano fuori. Certo. Chiaramente andandolo a pungere si migliora la fuoriuscita dei liquidi, che è importantissima per la buona riuscita di un salame nel lungo tempo, nel lungo periodo. Io ho iniziato una decina d'anni fa a intraprendere un percorso di norcineria abbastanza importante, perché oltre che mi ha cambiato la vita a livello lavorativo, me l'ha cambiata anche a livello personale, certo, e ne sono più che contento. E chiaramente pungere il salame fa fuoriuscire i liquidi. Parlando delle muffe, oggi andiamo proprio a vedere questa formazione, no? Che in primis parte proprio dal budello. Di conseguenza, quando noi abbiamo insaccato il salame, che viene punto, che viene legato, che viene appeso, i liquidi iniziano a fuoriuscire e da lì parte il primo conide di muffa, dove si va a appoggiare queste spore fungine e si creano le prime formazioni a scacchiera, possiamo dire nei primi 8-10 giorni, di queste muffe, che principalmente sono di Penicillium, quindi la nostra muffa nobile che abbiamo sempre cercato di avere nei nostri salumi, nelle nostre cantine, nei nostri stagionatori. Ok, è una muffa che si presenta di colore bianco o verde azzurrino, dipende un po' dai parametri che abbiamo nella nostra cantina o nel nostro locale di stagionatura. Ti posso fermare un secondo? Certo. La muffa che verrà fuori dal salame, no? È una muffa che viene spontanea o una muffa innestata? Allora, dipende sempre dai locali che abbiamo. Chiaramente subito si crea spontaneamente. La muffa è un qualcosa di nobile, perché va a ricoprire il nostro salume come un cappotto e lo protegge, sì, nonché fa partire anche delle microbiosi che aiutano la lavorazione all'interno del salame, in modo che leghi, che possa stagionare, maturare, certo, nel suo percorso. Questa cosa qua avviene nelle prime fasi, soprattutto dopo aver insaccato il salame, a dei parametri dove si ha un 19 gradi circa in camera
e un'umidità che varia dall'80 al 90%. Qua abbiamo il primo inizio di formazione delle muffe, poi c'è chi per sicurezza le innesta con delle muffe sempre di Penicillium caseare o non. Certo. E basta. Detto questo, comunque qua abbiamo la prima formazione della muffa con questi parametri. Piano piano, scendendo coi gradi, perché abbiamo fatto la nostra stufatura, il nostro sgocciolamento adeguato, la muffa piano piano da formazione a scacchiera andrà a ricoprire tutto il nostro salume e lo andrà a proteggere per tutto il tempo. Cosa succede però? Che calando i gradi potremo avere in camera, dipende che locale abbiamo di stagionatura, spore, fungine diverse da quelle che si sono innestate all'esterno del nostro salume e quindi nel budello. Possono essere buone o cattive. E qua partiamo con delle colorazioni. Le nostre muffe buone saranno di colore bianco, verde, azzurrino, non danno nessun tipo di problema anche se le ingeriamo. Sì, magari non sono buonissime da mangiare, però... Ok, ti fermo un secondo, no? Perché certo. Anche questa qua è una domanda che mi fanno spesso, no? Il salame fa la muffa, no? Fa anche un bel pelo, sì. Fa un bel pelo importante, consistente. No? Consistente. Quando è da spazzolare via questa muffa? Quando è da lasciare? Per quanto tempo è da lasciare questa muffa? Perché sono le domande che mi fanno un sacco, no? Appena formata si può spazzolare via? Bisogna aspettare un po' di tempo? Quando cambia colore? Allora, qua ci sono svariate scuole di pensiero. Per me la muffa che ricopre, adesso prendiamo questo salame qua. Questo è un mio salame, io di Giorgino, attenzione. Questo è un bel gentilone da chiletta, più o meno abbondante, anche forse 1,5 kg. Qua come possiamo vedere ha fatto una bella muffa bianca, bella completa un po' dappertutto, siamo già a 90 giorni circa, giusto? Sì. La muffa non è più umida ma è bella asciutta, comunque abbiamo un budello importante perché è un gentile bello spesso, però la sentiamo bella asciutta. Io sono sempre dell'idea che quando nella prima fase e poi si passa in stagionatura, quindi ipoteticamente 12 gradi, 75-80 di umidità, questa muffa qua non va spazzolata, soprattutto quando è bella uniforme come in questo caso, perché lo va a proteggere. Rischiamo di avere meno incrostazioni, comunque è anche bello da vedere, sì. Aumenta i profumi, ok? Nel momento in cui si ipotizza uno spazzolamento è quando o iniziamo a vedere dei piccoli puntini neri o quando la muffa sta incominciando a fare il famoso pelo di gatto. Il pelo di gatto però avviene nelle prime fasi, soprattutto quando c'è poca ventilazione e un eccesso di umidità. Ok, questo qua cosa fa? Si alza, fa come una membrana molto pelosa e molto umida. Sì. Questa qua non permette poi dopo la buona riuscita a lungo dello sgocciolamento e anche della stagionatura. Lì è consigliato spazzolarla o, come nei vecchi metodi, un panno umido di aceto vino bianco che l'alta acidità va a inibire poi dopo la formazione di questo pelo di gatto. Una specie di disinfettante, esatto, naturale. Il problema del pelo di gatto è che potrebbe anche ritornare fuori, ma soprattutto far sì che le spore cattive vadano a innestarsi sul budello, perché se abbiamo il Penicillium tutto a posto, tutto ok, ma nel momento in cui va a sovrastare e c'è un alto tasso di umidità è molto facile che le spore fungine cattive che ci sono si vadano ad attaccare proprio perché c'è un eccesso di umidità e poca ventilazione. Quindi comunque sia la camera di stagionatura che sia uno stagionatore o una camera, una cantina, vuol sempre tenuta pulita, esatto. Specialmente anche le pertiche dove si appendono i salami vogliono sempre pulite e spazzolate perché sopra possono rimanerci le muffe. E qui mi vado a agganciare al discorso che Franco aveva detto nella precedente intervista che il rischio di forare il salame lateralmente è proprio che vadano dentro le muffe, quindi diciamo può anche essere giusta la cosa, però magari è più lenta nello sgocciolamento. Assolutamente. Quindi alla fine uno deve decide lui, diciamo. Guarda, per come sono nato io nella norcineria, noi si pungeva soprattutto sopra ma proprio 2-3 fine. Sì. Fine. Ok.
quindi già quello era sufficiente, Ok. ecco. Bene, non ne parliamo più della foratura, ne abbiamo già parlato abbastanza. Allora, queste muffe qua, finché sono bianco-azzurrine, abbiamo detto sono muffe nobili, aiutano nella profumazione del salame, aiutano anche nella stagionatura, quindi E nella protezione. e nella protezione. Tu dici che comunque fino al momento della stagionatura, o se non cambia colore, si può lasciare sopra. Assolutamente sì, se non è molto importante, esageratamente importante, dopo lì va anche al proprietario del salume. Chiaramente se tu lo vuoi mangiare leggermente prima e aumenti la ventilazione, chiaramente la muffa non aiuta il processo di stagionatura. Certo. E di conseguenza Lo continua a mantenere più morbido, Esatto. Evita di fare la famosa unghia Esatto. esterna, e va avanti con la stagionatura. Esatto. Più lentamente, però si può portare più avanti la stagionatura, in maniera che se uno fa 30 salami non si trova 30 salami pronti tutti lo stesso giorno, ecco. Sì. Che non è difficile. Dopo poi ci sono altre maniere per conservarle, però sì, il salame appena tolto dalla stagionatura è mangiato, è diverso che un salame conservato sottovuoto mangiato dopo 2 o 3 mesi. Assolutamente. È un pochettino più gradevole mangiarlo così. Allora adesso io ti faccio vedere delle muffe che possono attaccare il salame, diciamo, o comunque nascere sul salame, e così lo facciamo vedere anche ai nostri amici da casa. Ecco, partiamo da una prima muffa, che è questa qua. Ecco, questa qua troviamo una muffa su un salame che sì è bianca ma non è molto uniforme, è un bel gentilone anche questo come budello, si vede che è bello spesso, ma abbiamo una formazione tendente all'ocra. Spesso questa cosa qua succede quando i salami si toccano, c'è un alto tasso di umidità, se si usano degli starter per far partire la fermentazione, hanno questi batteri che aiutano la fermentazione. Quando ce n'è un eccessivo contenuto o comunque proliferano molto abbondantemente, chiaramente succede che viene fuori questa cosa qua. In un'industria alimentare che produce e vende salumi, questo non sarebbe vendibile all'occhio, ma non dà nessun tipo di problema, a parte magari un gusto un po' non proprio buonissimo, perché comunque dobbiamo sapere che il budello conferisce sapore al nostro impasto salame. Quindi la soluzione per un salame del genere quale sarebbe? Per poter si può fare qualcosa o... No, lì purtroppo una volta che questo tipo di colorazione, che non è poi neanche una muffa, è proprio non si può chiamare muffa fungina, è una colorazione che va al di fuori delle nostre muffe, lì purtroppo non fai più niente perché hai intaccato il budello. E di conseguenza neanche spazzolandola viene via o lavandola. In molti salumifici si lava il salame, ma quella lì rimane, non dà nessun tipo di problema e non è tossica. Ok, quindi conviene andare avanti con la stagionatura, è meglio fermarci? Solitamente quelle cose lì avvengono o nelle prime fasi, dopo lo sgocciolamento inizio stagionatura, o alla fine. Quindi come abbiamo detto prima, o quando si toccano, spesso e volentieri succede proprio perché si va poi a trasmettere questa cosa qua, o verso la fine quando abbiamo avuto una carica di aria molto, molto forte. Quindi vabbè, lasciamo finire la stagionatura e poi si prova, si va in preghiera, insomma. Esatto, comunque solitamente non si trasferisce all'interno del budello sulla canna dell'impasto. Va bene. Allora te ne faccio vedere un'altra. Vai. Allora, questa foto qua, anche questa qua è una muffa leggermente ocra, ma vediamo che si è fatto un mosaico di muffe tossiche nere. Anche questo avviene solitamente non nelle prime fasi, ma bensì alla fine. Bensì alla fine, e spesso parte dall'alto, quindi dalla punta, scendendo. Non le troviamo mai sotto, ma le troviamo sempre dalla punta scendendo, e sono molto molto invasive. Diciamo, io me ne accorgo che compare la muffa dall'alto, no? Cosa posso fare io per fermare la cosa? Allora, tanti anni fa non si sapeva che la fumicatura poteva inibire la formazione di muffe sia nobili che cattive. Ad oggi però si è imparato che la fumicatura
se fatta correttamente per un buon periodo, va a inibire la formazione di muffa, sia quella buona che quella cattiva. E chiaramente si fa per inibire quella cattiva, perché tanto poi con le alte umidità quella buona continua a formarsi molto più lentamente, ma continua a fermarsi. Si può fare preventivamente la fumicatura, i nostri nonni lo facevano perché comunque non si avevano celle, si mettevano in alto, dopo insaccato, si accendeva il camino e per una notte tu avevi sgocciolato, stufato, ma anche affumicato. Ah sì, lì c'era il fumo. Sì. Ah, ce n'era come del fumo, sì. Perché i miei nonni in Sardegna mi raccontano che si affumicava proprio tutto, diventava tutta una camera di fumo. E questo può essere una soluzione. O se no, come abbiamo detto prima, usare un qualcosa che abbia un'alta acidità come il vino o l'aceto, però bisogna farlo appena se ne accorge, perché se non lo fai questo andrà a intaccare. Quindi questo salame è commestibile? Questo salame in foto sicuramente avrà un sapore tendente al ruffino, non so se lo conoscete, come detto, è un sapore che sa di chiuso, che sa di muffo, che sa di non è proprio buono, però se uno lo va a pelare e non è trapassato all'interno può essere commestibile. Sì. Passiamo oltre. Ecco, questo sembrerebbe bellissimo da vedere così a primo sguardo. A primo sguardo, sì. Ingrandendolo un po'. Ecco qua vediamo che ci sono già sempre a scacchiera delle piccole macchioline verdi, che è sinonimo e sintomo di un'alta umidità e pochissima reazione, ma notiamo anche che c'è qualche macchietta rosa che subito può sembrare che sia il grasso del budello, ma secondo me no, perché il grasso del budello tende a essere biancastro o giallognolo con l'ossidazione, mentre questo tende proprio al roseo. Questa è la tipica muffa tossica. Quindi qui non si può fare niente. Allora, se ce ne accorgiamo da subito, a me è capitato quando lavoravo in un famoso salumificio che qualcheduna si notava, con le analisi microbiologiche si è notato che poi non era tossico, ma si incominciava a intravedere. E abbiamo cercato di capire dov'era il problema anche in camera di stagionatura. Niente, si è fatto presso fungo, fumicida, via, abbiamo sterilizzato la camera e non abbiamo più avuto questo problema. Sicuramente questo succede anche con l'innesto delle muffe, perché a forza di innestare le muffe manualmente fatte da noi, per quanto siano buone, comunque nei circoli di areazione dei nostri stagionatori, con le alte umidità e comunque il ricircolo d'aria che viene da fuori, potremo avere questi problemi qua. Quindi noi non sappiamo mai cosa avviene quando noi prendiamo ricircoli d'aria da fuori. Ecco perché va sempre fatta un'ottima sanificazione tutte le volte che noi insacchiamo, che dobbiamo portare un salume nuovo nel nostro locale di stagionatura. Ecco, ti faccio una domanda che mi è venuta in mente, anche questa cosa qui è un po' particolare, che mi chiedono spesso, no? Io ho un salame con già la muffa, che mi dai tu da casa tua, già con la muffa buona. Prendo il tuo salame, lo metto in mezzo ai miei salami che ho appena fatto. Aiuta a innestare le muffe buone nei Assolutamente sì. Aiuta a innestare. Assolutamente sì, perché con i ricambi d'aria, i ricircoli d'aria e la reazione che noi diamo, se ce n'è la possibilità o il bisogno, queste cose che sono molto sottili, queste spore che sono veramente molto impercettibili solo al microscopio, le vedi, ma le vediamo perché si formano sul salame, andando in giro vanno a intaccare anche gli altri salami, quindi che siano buone, che siano cattive, sappiamo già che andremo a intaccare tutto. Quindi dobbiamo fare attenzione quando prendiamo un salame da qualchedun altro, inesperti o ignoranti nella cosa, dobbiamo stare attenti a quello che poi mettiamo nelle nostre cantine, perché quello che oggi può essere così e non ne ha tantissimo, a forza di andare avanti comunque vanno a proliferare sia sopra i salami che noi abbiamo in casa che in tutta la camera. Sì, io ho un sistema che uso anche nei formaggi, quando, per dire, ho fatto il gorgonzola, ho fatto altri formaggi, prendo un pezzettino di gorgonzola già fatto, magari anche compro del banco, lo mescolo con il latte, lo faccio fermentare, lo uso come starter per far partire il mio, è una buona idea. Il mio formaggio. E se io questa muffa qua, diciamo quest'anno mi sono venuti dei salami eccezionali, no? Non si può recuperare, non si può coltivare, cioè gli starter che si comprano, no? Saranno delle bustine, esatto, no? Saranno dei batteri all'interno. Dei batteri all'interno. Sono recuperabili le muffe buone che io ho fatto quest'anno?
magari da usare quest'altro anno? Allora, O è una domanda che è una domanda del cavolo? No, non è una domanda del cavolo, perché sempre in questo salumificio che aveva un laboratorio interno, le muffe le creavano da loro, quindi partivano da una base sicuramente, che poteva essere quella che noi andiamo a comprare negli appositi store dove rivendono queste cose qua. E poi ovviamente bisogna essere tecnologi o comunque un attimo esperti nel campo, e si possono ricreare, ma hanno un tempo. Ah, ok. E soprattutto vanno conservate al freddo. Noi le conservavamo in freezer. Ok. Boh, Poi andavano mescolate nell'acqua e quant'altro. Difatti poi dopo i salami andavano immersi nell'acqua. Esatto. Ok, non ci o immersi o nebulizzati. Certo, non ci soffiavi sopra la... Ah, ok, infatti quello lì che vengono immersi nell'acqua carica di questi batteri che aiutano la formazione delle muffe. Va bene, dai, allora ti faccio vedere un'altra immagine dove anche a me è capitata questa cosa qua. Naturalmente io poi l'ho spazzolata via. Bravo. Se lo fai da subito viene via, ma se aspetti un altro po' questa si intacca. Entra. E questo qui invece cosa pensi che sia, una muffa? Questa è quella fioritura che abbiamo parlato all'inizio, che se si sta attenti la riusciamo a debellare o comunque a togliere, ma tende sempre a ricrescere, perché va addirittura, vedi come si vede qua, certo, non è tossica, non è cattiva, però ovviamente non è bella da vedere, e va a fiorire proprio al di sopra del penicellio, quindi è ancora più importante come fioritura e come carica, e se non si sta attenti la va a ricoprire a strisce, tipo a crepe, per buona parte del salame. Chiaramente non è bello da vedere, uno lo può spazzolare tutte le volte che vuole, ma... E comunque voglio dire, il salame, una volta tolto il budello, se non ha gusti o meno, uno non muore a mangiare. No, assolutamente. le tossiche del tipo Aspergillus sono quelle nere o quelle rose. Ci arriviamo. O quelle grigie. Andiamo avanti allora, vediamo. Ecco, per esempio, questo. Ad esempio. Qui abbiamo già un inizio, come possiamo vedere, un salume bello fiorito, con qualche macchiolina verde azzurrina che abbiamo già detto in principio non dà problemi, però incominciamo a vedere anche la formazione di qualche muffa grigia e soprattutto nera macchia di leopardo. Questo è un inizio di qualcosa che può essere tossico. Le chiamano le famose muffe di casa. Se voi andavate a vedere negli angoli in alto o in basso delle case molto umide in campagna, io che sono del Novese, di Novi di Modena, spesso queste case, quelle vecchie, avevano delle macchioline negli angoli, e quelle sono proprio quelle, e le chiamano le muffe di casa. Hanno un nome specifico bello importante da pronunciare, che adesso non riesco, della famiglia Aspergillus, e sono tossiche. Quando incominciano a ricoprire tutto il salame danno un odore sgradevolissimo, e può essere molto fastidioso per il nostro organismo, soprattutto alle vie respiratorie. Comunque queste qui prese al tempo, sempre con un panno umido con dell'aceto, le tiri e via. una buona affumicatura, riusciamo a inibirle molto. Attenzione, torniamo a ripetere, quando mettete il salame a stagionare, non è che lo mettete là e poi ci vediamo lì. Bisogna controllarlo. Adesso non voglio dire tutti i giorni, perché un giorno sì, un giorno no, bisogna sempre comunque controllare, perché le muffe in una notte vengono fuori. Assolutamente, sono prolifiche. Anche meno di una notte. Sono prolifiche, cioè alla sera vai a letto e la mattina ti trovi il salame, è una cosa incredibile. Poi noi dobbiamo stare molto attenti nella formazione delle muffe anche per quanto riguarda l'ambiente esterno. Se c'è una giornata di pioggia, il giorno prima c'è stata una bella giornata ventilata di sole, se alla notte c'è pioggia e il giorno dopo c'è brutto, la formazione delle muffe sarà molto più importante, molto più incisiva e veloce, proprio come perché, i funghi. Esatto. Come funghi nel bosco. Sono proprio spore fungine, quindi partiamo proprio da quel presupposto qua, e bisogna sempre stare attenti. Ecco perché il salame va, non dico coccolato, però va controllato. Io di prassi lo faccio almeno 2 volte al giorno, se non anche 3, o comunque un giorno sì, un giorno no, almeno in più step, perché veramente in pochissime ore cambia molto, soprattutto quando abbiamo dei locali controllati. Allora, questo tipo di muffa invece cosa mi dici tu? Allora, qua abbiamo un salume in rete, con spago elastico, ha fatto una bella fioritura di muffa, ma qua è evidente che la colorazione verdastra tendente all'azzurrino
è anche un pochino vicino al pelo di gatto, ma non l'ha formata, è sinonimo di un'estrema eccessiva umidità e pochissima ventilazione. Questa poi soprattutto molto volatile, appena la tocchi così la vedi che proprio fa il fumo, fa il fumetto, è sgradevole perché va veramente a fare una bella nuvola di fumo, anche solo che ci passi vicino, che il salame dondola dà un po' fastidio, ma non è tossica, è solo fastidiosa. Quindi comunque questa vuole spazzolata via. Questa quando si ha in formazioni importanti è cosa buona e giusta magari spazzolarla via, tanto si riformerà perché abbiamo già una buona microbriosi. Ti faccio vedere questa immagine che... Ecco, come puoi vedere, questo è un salame che da vedere così ha avuto una bella stagionatura lunga, infatti abbiamo tutto il budello rugoso nonostante sia grasso. Come ti dicevo prima, succede spesso e volentieri in locali leggermente più freddi, iniziano a partire dall'alto e qua, come si può vedere, vanno a intaccare anche il penicellio bianco, quindi queste sono un inizio di muffa tossica nera che non è per niente bella da vedere. Ok, io spero che queste informazioni vi siano utili. Se avete dei salami in stagionatura, valgono anche per altri tipi di salumi. Assolutamente, non vale solo per il salame, ma anche per i pezzi che possono essere coppa o pancetta o quant'altro. Quindi questo qua spazzolato, lavato, qua siamo a fine stagionatura. Qua, come possiamo vedere, non ha una gran formazione di muffa, il budello è quasi scoperto, però c'è un inizio di questa muffa cattiva nera che se la prendiamo in tempo, ecco, come puoi vedere in questo altro salume qua è trapassato. Infatti, se ti ricordi, in principio ti avevo detto è molto facile che trapassi, qua già abbiamo qualcosa che non è più commestibile a mio parere, assolutamente, tanto più se non usiamo conservanti. Noi che siamo abituati a fare dei salumi un po' salubri, senza conservanti, sale, pepe, aglio e vino, qua abbiamo già trapassato il budello, ha intaccato la carne, potremo avere problemi tossici al nostro organismo, che poi sono questi qua. Esatto, e come puoi vedere iniziano anche a venire fuori rossicce, quindi non è proprio il massimo. Quindi quando vi si formano queste... Adesso qua macchie di leopardo, magari riusciamo ancora a recuperare qualcosa facendo la pulizia che prima vi avevo anticipato, ad alta acidità con dei panni di aceto è sempre meglio, però sì, insomma, dobbiamo prenderli in tempo. Ok, muffe che sono nobili, secondo me. Ecco, qua abbiamo già un salume che all'occhio ha già una buona stagionatura, è bella bianca, ha fatto un po' di grigino ma è tutto normale, e qua si presenta ben formata su tutto il salume, ben uniforme, e questa è una bella muffa. È una muffa che va lasciata, sì, assolutamente, che dà il profumo, dall'aroma anche. Esatto. Poi se secondo noi ce n'è un po' troppa e abbiamo i salumi che sono a 2 dita di distanza, una buona prassi sarebbe cercare di allontanarli un pochino di più in modo che passi di più l'aria e si va ad assottigliare un po' la muffa, ma quello è una cosa nostra. Ecco, questo qui è un mezzo salame, un culetto di salame con, fra l'altro, non male, mi sembra. Sì. Cosa dici? Non male per niente. Non male per niente. Che... Ma è proprio uniforme, è molto simile a questo, anzi, forse era suo fratello. Adesso dopo lo tagliamo, che vediamo. Qua invece vedete le immagini del famoso chorizo che abbiamo fatto con Franco, che è già sparito perché era buonissimo. Immagino. Fra l'altro oggi doveva essere presente, purtroppo ha avuto un impegno lavorativo e mi doveva portare il salame di mucca. Salame di mucca che dovevamo fare la prova taglio e assaggiarlo, visto che non è venuto lui ho preso uno dei miei salami. Comunque che va poi bene. Va poi bene, sì. E questo qua è il chorizo. Ecco, nel chorizo, come possiamo vedere, c'è il pelo. C'è quasi una formazione di pelo, però è una muffa morbida, è bella, è uniforme, ha il suo bel colore bianco azzurrino. Questa qua se non va più avanti di così, anzi, adesso perché è un salamino piccolo di calibro, anche veloce di stagionatura. Esatto, e quindi va poi bene, rischiamo di fare meno unghia, quindi io la lascerei così. Ecco, questo qua invece è un salame spazzolato, si vede. Questo è un bel salame spazzolato dove sotto comunque si vede una bella formazione delle prime muffe quando sono nate e che hanno intaccato di più il budello, ovviamente non trapassano queste qua, però questo è un salame perfetto a vedere così. Basta, non ne ho più da farti vedere, a questo punto lo taglio io. Dai, sì. Allora, lo sapete che vuole pelato prima di tagliarlo.
io lo taglio in due così, dai. No, spieghiamo anche il perché un attimo. È buona prassi pelare dove si va a fare il taglio. Perché con la lama passando dentro, se noi non lo peliamo prima, anche se abbiamo delle muffe nobili, comunque hanno il loro gusto che non è proprio eccezionale, ecco. Beh, ma invece anche a me non dispiacciono, però ti dico, tanta gente non ha il nostro palato. No, invece a me tante volte non lo pelo neanche. Ma c'è per questo neanche vedi, io. guarda. Si pela benissimo, quindi vuol dire che ha fatto il suo lavoro perfettamente, non ha neanche un filo d'unghia. Pochino qua. Ma poche niente. Cioè questo ha lavorato bene per avere 90 giorni. Aspetta che lo faccio qua che c'è meno. Lo assaggi? Molto volentieri. Non ho tirato fuori il vino, però intanto 2 fette di salame, vai pure. E poi dopo vi dirò che l'odore, il profumo è spaziale. Vi dirò che i salumi, se li degustate a temperatura ambiente, cambiano dalla A alla Z, perché se voi prendete un salame, lo tirate fuori dal frigo e lo mangiate freddo, vi perdete tutto l'aroma e tutto il gusto. Assolutamente. Se voi lo tenete fuori anche un paio d'ore prima, che si ammorbidisce, che va a temperatura ambiente, proprio anche che suda un po', ve lo godete in una maniera. È morte. Guarda, sta già facendo le goccine. L'abbiamo appena tagliato. Difatti l'ho tirato fuori apposta. Qua si mangia sempre salame. È delicato. Non è salatissimo. No. Posso chiederti che percentuale hai usato? È un segreto. No. Il 21 grammi ho usato. 21 grammi. Io sento persone che usano al di sopra del 23, a me al palato risulta salato, questo è un buon salame. E poi la fetta ha tenuto benissimo, vedi? È perfetto. Bravo, complimenti. Inchino. Questi sono quelli che abbiamo spedito. Sì, mi ricordo. Quest'anno, lo dico già in anteprima, non succederà. Non abbiamo il tempo e quindi non li faremo. Se ne parla quest'altro anno. Comunque una fetta tira l'altra. Sì, è qua. Va a finire che è il fenomeno. Sì. Guardate, questo è il budello. Pulito all'interno, come potete vedere. Non c'è stato il trapasso della muffa perché proprio è la sua che deve avvenire. Poi è profumata. A me piace un sacco. Come quando vai dal benzinaio, che una volta c'era la Super, sentivo l'odore della Super, mi piaceva. Adesso quella della verde non è più buona, però quando sento questo odore qua è un paragone un po' particolare, però mi dà sempre mi torna in mente quando entravo da mio nonno nella cantina di mio nonno, che sentivo l'odore dei salumi, quell'odore lì che quando ero piccolo forse mi dava fin troppo da fare. E adesso quando lo sento questi odori mi tornano in mente dei ricordi che è proprio una cosa che si va ad agganciare. A me l'odore di cantina e dei salumi mi fa impazzire. Sì. È veramente buona. Sì, col senno di poi ricordo delle cose che sentivo ai tempi. Va bene Fadi, hai parlato tantissimo di muffe, ci hai dato una delucidazione incredibile. Spero di essere stato... Sì, spero che sotto i commenti che lasceranno sotto il video vuoi rispondere, se ti fanno delle domande volentierissimo, fai come se fosse a casa tua. Grazie. E poi dopo, se volete andare a iscrivervi su I Segreti del Norcino, Salumi Italiani, Segreti del Norcino, che è una pagina che stiamo portando avanti, devo dire anche con gran successo, insieme a Franco Moretti e Jimmy Lococo. Devo dire che sta andando molto bene, quindi siete tutti invitati. Secondo me ne vedrete delle belle. Dai, vi aspettiamo anche là. Allora Fadi, ti ringrazio, vi ricordo che sotto vi lascio il link per andare a vedere le loro pagine, pagine Facebook. Lì sono tantissimi norcini, tanti privati che mettono a nudo le loro esperienze. Esatto. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi anche al canale, che per me è molto importante. Un saluto da Fadi. Ciao ragazzi. Alla prossima video ricetta. Ciao.